Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Cibi in questo nuovo video di Octovel Travel. Bene, ho rivelato un pochettino niente di che, ho fatto proprio delle cosine, però dai, insomma, alla fine va bene. E mi ha cassato il gioco. Vabbè, dai, ci vuole pazienza. Comunque vi faccio vedere che ho fatto delle cosine. Sono a livello 33, 32, 32, 24, da niente malo. E io te l'avevo dicendo, possiamo andare avanti, avevamo fatto cose varie, ai soldi ce ne ho 22.000, però non sono sufficienti perché insomma. Poi volevo dire, nell'inventario sono al massimo di alcune cose, come vedete, ma non di tante, alla fine purtroppo non è così. Anche qua sono ben in alto, di queste qui sono importantissime, non so dove comprarle, ho provato a cercarle e non le trovo, probabilmente ne ho così tante perché a fuori di combattere le ho prese, non mi ricordo se durante il viaggio le ho comprate. Dovrei guardare, sto guardando un po' di video ma non riesco a trovarli, poi, comunque appena mi capita perché dal PA. Vabbè, andiamo a vedere cosa fa questo. Seme lenitiva, questo allora, polvere lenitiva e senza del nettare, mi tocca andarli a usare che sennò è un casino. Ed ecco, sono andato a fare un combattimento così almeno le ho usate, almeno così le prendo, perché così me lo segna che le ho prese, ci devo più pensare e ci vuole pazienza. Ok, vediamo un po' se ha qualcosa da dirci. Il palazzo reale si trova a nord da qui. Beh, è stato molto carino. Vediamo cosa ha da dirci. Oh, salve. Uno speziale che dopo la grande epidemia delle terre di fiume ha deciso di dedicarsi alla prevenzione delle malattie e al loro trattamento. Ora collabora con l'Accademia Reale di Atlante per la creazione di nuovi medicinali e terapie. Beh, carino. Grazie, molto gentile, è un aiuto a condurre. Beh, meglio così gli abitanti di queste città sono più inclini a farsi benedire. Voglio vedere, giusto perché prima non si poteva fare, ma secondo me non si fa ancora perché è grigio. Evocabile 8. Ah, ci vuole 35. Ecco perché. 35 con 70, tanti saluti. Io 35, cioè 24, ma dove voglio andare? Vabbè, pazienza, questo è tutto fatto, tutto. Andiamo pure avanti. È bello alto, adesso saliamo piano piano, non vi preoccupate. Vediamo un po' cosa possiamo alleggerire al signoro. PV, vabbè, PV, dai, va bene. Vediamo cosa ha da dirci. A sud di queste mura sorge il borgo cittadino. Vediamo cosa ha da dirci, signore. Un tempo incaricata della protezione del re, questa guardia è stata trasferita a una mansione meno impegnativa dopo aver riportato una grave ferita alla gamba. Anche se la ferita si è ormai rimarginata da tempo, ha deciso di non farne parola con nessuno e di godersi la quiete del nuovo incarico. Beh, che persona carina. Un oggetto nascosto. Beh, non era tanto nascosto se era qua, Pietà della Lousa. Va bene, fa piacere. Poi andiamo di qua. Questa è l'Accademia Reala, il nostro sommo orgoglio. Ricco o povero, chi ha sete di conoscenza è sempre benvenuto. Vediamo se possiamo renderlo più ricco di aria. Tenebre. Beh, le tenebre non è il caso che tu le tenga. Sì, prima si prende quello delle tenebre, poi quello della rinascita, perché non si sa mai. Vediamo un po', indaga. Un'anziana vedova, nata e cresciuta ad Atlante, che ogni giorno visita questo luogo in memoria del defunto marito. Non vuole altro che restare accanto al marito anche dopo la morte, come nel bassorilievo del re e della regina nella biblioteca dell'Accademia. Molto interessante. Un oggetto nascosto, beh, meno male, Qui dentro non ci sarà niente, quindi inutile andare, però volevo andare a prendere questo oggetto nascosto. E qua cosa fai? Lo lasci lì e non è educato, ecco, è tutto qua. Vediamo cosa c'è. Pungola spirituale è la M, non è una cosa da buttare al bidono. Beh, andiamo pure da un'altra parte, che è sulla sinistra, di qua. Dopo andiamo da Cyrus e vediamo se ha qualcosa da poter essere esercitato anche lui. Pietà del tuono, queste serviranno tutte. Pietà della luce, quando ci sarà il boss redaio sarò molto propenso ad usarlo. Allora, vediamo se si può fare qualcosa. No, qualcosa qui no, e qualcosa qui. Si può parlare con la signorina. Questa è la biblioteca reale, qui sono custoditi molti dei libri rari e preziosi. E in cerca di un tomo in particolare? Per adesso sono in cerca delle tasche. Oh,
pesolina ed erba matta, che quelle non le abbiamo mai a sufficienza, va benissimo, perché sono molto interessanti. Comincia ad essere il nostro speziale, perché ci fornisce delle cose molto interessanti, soprattutto il ripristino dei PP, che potrebbe essere una cosa buona, perché potremmo fare lanciare a un nostro personaggio ripristino del PP che ne dà 2 per fare l'abilità, così quando tocca a lui nello stesso turno, a lui quello che gli diamo, potrà fare l'abilità a meno a 3 minimo, sono a 4, quindi molto interessante come cosa. Ovviamente bisogna avere anche i PM, però insomma, costi l'altra. E andiamo a vedere dal signore qua, mi fa arrivare. Signore, salve. Hello. La porta del palazzo si trova più a nord. A est si trova l'Accademia Realo, dove vengono plasmate le menti più promettenti del paese. Vediamo cosa possiamo fare. Piuma grande, garantisce una modesta. Io queste modeste mi fanno sempre ridere. Coppetta, garantisce anche questa. Insomma, sei molto propenso a farmi vendere le cose. Mi va bene, per carità. Andiamo un po', indaghiamo e cosa ci sarà mai. Una guardia che passa al vaglio qualsiasi persona o oggetto varchi i cancelli del palazzo. Sembra, tuttavia, che l'irreprensibile dedizione non sia da ricondurre alla sua lealtà, quanto alla volontà di perpetuare e proteggere il suo disonesto giro d'affari, basato sulla vendita di ninnoli ai collezionisti di cimeli reali. Ho notato, hai un sacco di roba da vendere. Vabbè, è un nuovo oggetto nascosto. Andiamo a vedere dov'è questo oggetto nascostolo. È di qua. Di qua. Più giù. Di qua. Che cazzo è di qua? Sarà dentro l'accademia là? E dove cazzo sarà mai? Insomma sia, io penso più di qua, perché era più esterno. Esatto. C'ha fuso anche queste sono Vabbè, queste costavano 500 mi sembra. Vabbè, un po' qui, un po' là, ciappa qui, ciappa là. Io faccio sempre riferimento a queste cose. Vabbè, adesso le tengo da parte, come tante cose, però arriverà il momento che le userò proprio, non avrò più niente. Tanto lo so che va a finire così. Andiamo pure qua. E vediamo. Salve, lei è? Hello. Questo è il palazzo reale di Atlante. Uscendo dal palazzo in direzione est, giungerai all'Accademia Reale, la biblioteca dove si trova ovest. Non ho capito, insomma. E ce lo dicono tutti. Orecchino stimolanto. PM Max 10. Vabbè, per il nostro mago che doveva arrivare. Va bene, vediamo un po' cosa ha da dire il signor. Il primogenito di una famiglia al servizio del re da generazioni. È orgoglioso di essere una guardia e darebbe la vita per proteggere il suo sovrano e il suo palazzo. La sua lealtà gli è valsa la fiducia incondizionata del re. Però è una buona cosa, una volta ogni tanto uno buono. Un oggetto nascosto! Dove sarà sto nascosto? Eccolo qua! Nettere curativo, che ne ho così pochi che non so neanche dove venderli. Salda cesta! Erba del risveglio, a me fa piacere questa la pisolina, no? Pungola spirituale, che buona. Ne ho già, quindi me le hanno unificate perché ne ho 99, mi fa tanto piacere. Nettere curativo. Curativo. Ok. E anche questi ne ho così pochi che me li ha uccisi, quindi siamo a posto. Ok. Pietanima del Torbe, questa ne ho pochi invece. Che vuoi? Non ho niente per te, te lo assicuro. Va bene. Non ha un cazzo, non ha. Arco di pietra. A volte bersaglio a cieca, si viene ciecato. Bastono. A volte addormenta. Allora, uno la cieca, l'altro addormenta, l'altro dà calcio. Non lo so, questo cosa farà? Niente. Potrei farcela, però dovrei salvare. E dico, lo faccio una volta, non lo faccio più. E avete anche ragione. Allora, indaga. Un ragazzino che è solito introdursi nel palazzo per rubare oggetti di valore. In genere, rivende il bottino per tirare avanti. E finora l'ha sempre fatta franca. In realtà, la regina è a conoscenza della situazione, ma ha sempre deciso di chiudere un occhio. Speriamo che continui, insomma, per lui. Un oggetto vabbè, era nascostissimo, proprio non l'avrei mai visto. Brocchiere, ma mi hai dato tanta roba, allora. Vediamo un po' il brocchiere, dovrebbe essere... Brocchiere uno scudo? Brocchiere, sì, ma è proprio... Diciamo, sì. Vediamo Hanit con l'arco che era il criptico. A volte riduce l'attacco. E questo fa l'attacco elementare, vi ho detto che l'attacco elementare non ce lo cacchiamo proprio. Di pietra, composto lungo. Non mi ricordo che cazzo ho preso di arco, comunque sia...
Io ho l'arco dell'assassino, non mi ricordo, scusate, era qua, lo so, però non me lo ricordo. Che cazzo di arco ho preso? Ah, l'arco di pietra, quello proprio basico. Allora, andiamo a salvare un attico, perché lo sai che è meglio far così, me lo chiedo sempre. Dove cazzo è il save? Era qua? Ah, qui. Ok. Ci provo, se no ritorno. Non è così importante, cioè farlo in una volta solo, si può fare. Tanto dobbiamo ritornarci, però 80 magari sul 90 o anche più. Comunque 80 è sempre 1 su 8, cioè nel senso può succedere che cioè 1 su 8, cosa ho detto? E 2 su 10 che possiamo fallire, quindi dai, insomma proviamo. Perfetto. Ma porca vacca, che 2 coglioni. Beh, capita, cosa ci volete fare? Purtroppo sono cose che 2 possibilità su 8. Ma vedete, se è andata bene. Cioè, è così, va a percentuale. Sì, adesso è un po' una perdita di tempo quella che faccio, però almeno non ci devo ritornare. Cioè, potete farlo tranquillamente anche più avanti. Oppure potete prendere la reputazione cattiva, dopo andate alla locanda e tanti saluti. Fate, mi sembra, 3 tentativi prima di poter nullificare il tutto, quindi avete 3 per botta, quindi non è che sia poco. Io adesso non voglio avere quel messaggio per ricordarmi che sono messo bene sempre di reputazione, ma è una cosa mia, non è che è importante. Allora, vediamo a provare anche l'altro. Sì, non ha niente. Perfetto, e adesso vado a provare con l'altro e arrivo. Anche perché dipende dal livello, mi sembra di aver letto che ci vuole 35 per avere il 100%, quindi insomma alla fine se avete 35 venite qua, avete il 100% di tutto, chi se ne frega. Li abbiamo presi, ok, quindi bastone e lancia. La lancia non ce l'ho, però il bastone lo posso guardare. Equipaggiamento, il bastono, tanto sicuramente è meglio il nostro, per carità, infatti. Ho il composito che comunque glielo possiamo dare a Cyrus. Vabbè, questi qui non ci interessa. Va bene, dai, sono sempre contento, per carità, era il composito, non mi ricordo più cosa abbiamo preso. Sì, ed è buono, quello che abbiamo, l'abbiamo pagato anche tanto, 8000, quindi insomma 8000 gratis. Va bene, sono contento. Stavo dicendo, qua non c'è niente, no. Qua abbiamo parlato, abbiamo fatto, possiamo andare sopra. Vediamo un po', prima andiamo di qua, non dovrebbe esserci niente, però io ci guardo, sapete. Ok, qua non c'è niente. Andiamo un po' qua. Sua Maestà ha una visione unica del mondo accademico. Ha fondato l'Accademia e la Biblioteca Reale per garantire l'istruzione a persone di qualsiasi ceto sociale. È stato bravo. Allora, vediamo un po'. Tuono e tenebre. Ok. E adesso vediamo se riusciamo a indagare, cioè riusciamo sicuro a indagare. Originario di un'importante famiglia di Atlante, quest'uomo è attualmente una delle guardie a difesa della Sala del Trono. Occupa la sua posizione solo perché gli è stata concessa, non per particolari meriti sul campo. Beh, che cosa strana. Ok, un oggetto nascosto, spero non sia troppo lontano. E poi vediamo qua, da qualche parte è comparso, sì. Fa piacere. Vediamo cosa c'è qui. Perfetto, non posso prendere un cazzo. Devo segnarmelo. Devo il nettare curativo e la fungola spirituale. Così, dunque, la fungola spirituale volendo lo posso già usare perché no, sono pieno. Oddio, volendo sì. E il nettare volendo sì, dai, proviamo a fare così. Il nettare curativo. Vai, e la fungola spirituale. Così siamo a posto. Chi è che era? Difficilità va questa. Così almeno se me lo tolgo dalle palle, dai. Eccola qua. È gratis, insomma, è lì. Vediamo un po' cosa da dirci. Ok. Una guardia originaria dei bassifondi dei territori costieri, distintasi per le sue capacità e attualmente a difesa della Sala del Trono. Nonostante siano di pari grado, l'altra guardia lo deride per le sue origini, e questo genera tensione tra i due. Ma questo solo merita e viene diriso da quell'altro che lo solo merita. Lasciamo perdere. Un oggetto nascosto. Qui non c'è un casso. Allora, vediamo un po' di prendere. Ce n'è uno a sinistra e uno a destra. Quindi uno di qua. Qui si può fare qualcosa? No. Qui c'è l'oggetto nascosto. Oliva della vita. Beh, fa sempre piacere, insomma. Poi andiamo di qua. E vediamo un po'. Eccolo qua.
Coppetta, la coppetta era per il mago se non sbaglio, così quando arriva Sire siamo già a posto. Coppetta, dovrebbe essere tipo qua. Copricapo, secchietto, tipo coppetta, cappello. Dov'è la coppetta? Ho letto male io? Può darsi, però mi sembrava che la coppetta fosse una roba tipo questa. Dubba, che sia questo? Non lo trovo, non lo trovo. Garantisci una modesta insomma, ecco perché non lo trovo, perché è una cianfrusaglia, insomma. Vabbè, ci vuole pazienza, andiamo pure. E qua dovremmo aver fornito, possiamo scendere, tanto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, non penso che debba anche più ritornarci per il momento, questo non è possibile far niente, andiamo pure via. Ok, sono contento, abbiamo fatto tutto. Adesso possiamo fare la quest perché io non devo fare più niente qui. Ok, andiamo pure a parlare con il nostro amico Cyrus. Sì, credo di sapere chi ha rubato quel tomo. Forse dovrei fare 2 chiacchiere con lui, nient'altro che uno scambio di idee. Il suo nome è Cyrus, ed è un erudito. Questa è la città di Atlante, sorta tra le fertili lande delle pianure. È sede dell'Accademia Reale, dove molti studiosi si adoperano giorno e notte per portare la luce della conoscenza alla famiglia reale e alla nazione intera. Trascorre i giorni nelle silenziose sale della biblioteca, dedicandosi incessantemente alla lettura e tra i due. E proprio tra quegli scaffali viene a conoscenza di un atroce furto. Convinto che il colpevole sia uno dei suoi colleghi eruditi, Cyrus decide di incontrarlo da solo. Avrà bisogno di saggi alleati per affrontare il destino che lo attende. A parte qualche imperfezione, diciamo che è andata bene, dai. Ok. Sì, voglio dall'inizio. Devo scegliere Cyrus, ovviamente. Togliamo Tyrion, che per adesso è sembrato essere quello meno adatto in questa zona. Va bene, conferma. Poi sì. And so it was that Atlasdan was founded some 2 centuries ago. Indeed, our fair city-state is among the longest standing on the continent of Austera. But there was another city-state with a history as long and proud as our own that came to a tragic ruin only 8 short years ago. Now, who can tell me its name? How? I think it was... Now. No need to get all flustered. There's no shame in not knowing an answer, so long as you have a desire to learn. The answer is in your textbook. Go on now, look it up. Yes, Professor. Let's see. I believe it was Hornburg? That is correct. Hornburg was ruled over by a royal family said to be descended from priests of an ancient and long-forgotten religion. On the other hand, our fair Atlasdan was founded by one of the original clans that inhabited the Flatlands. Who can tell me how many clans lived in the Flatlands at the time? The histories have it that 8 clans did live in the Flatlands in those days. Correct you are, Your Highness. It was a time of great strife here in the Flatlands as the 8 clans waged a long and bitter war. Change would come when the armies of Grandport invaded these lands some 2 centuries ago. At the time, the rulers of Grandport sought to exert their influence over territories inland.
Ironically, this compelled the warring tribes to put aside their differences and unite against their common foe. Oh, but look at the time. We'll pick up where we left off next time. Don't forget to read chapters 3 and 4 before our next lecture. And be prepared to answer questions on any of the material within. Yes, Professor. Thank you for another most stimulating lecture, Professor Albright. Hello? Professor Albright, un messaggio per lei dalla Biblioteca Reale. Dice che le hanno accordato il permesso di accedere agli archivi speciali. Splendid! Magnifico, finalmente potrò dare inizio alle mie ricerche. La biblioteca è appena fuori dal palazzo, non c'è tempo da perdere. E noi non perdiamo tempo. Ok, vai alla biblioteca, vediamo se c'è qualcosa che possiamo fare con lui, perché non mi ricordo cosa tipo di accesso ha. Niente, nessun tipo di accesso, solo la chiacchiera normale. Oh. Professor Albright. Oh, grazie al cielo è ancora qui. Temevo di non trovarla più. Your Highness. E cosa posso fare per voi, Vostra Altezza? The truth of the matter is, Se ho un attimo di tempo, vorrei porle una domanda sull'argomento di oggi. But of course! Ma naturalmente, Vostra Altezza vi risponderà con estremo piacere. Dopotutto, il mio ruolo di tutore non è meno importante delle mie ricerche. Sfortunatamente, non ho molto tempo a disposizione. Si tratta di una domanda veloce? indeed. Sì, professore, non la tratterò a lungo. Vorrei solo sapere qualcosa di più sull'antica religione di Visburgo. Mi dica, quali divinità adoravano? Very astute of you. Una domanda molto arguta, Vostra Altezza. Tuttavia, temo che quasi tutti i testi relativi alla natura del culto siano andati bruciati o perduti durante la caduta di Visburgo. Capisco, è un vero peccato. The truth is... D'altro canto, ho una mia teoria al riguardo. Credo che i reali di Visburgo fossero i custodi di un antico potere. Siamo nel campo delle speculazioni, si intende. La mia teoria si basa su eventualità che, Oh. niente. Mi spiace di averla trattenuta, professore, e ne discuteremo in un altro momento. With pleasure. Con vero piacere, Vostra Altezza. Le domande perspicaci sono indice di una mente brillante e curiosa. Why, thank you. Le sue lezioni sono una storia del regno e le sue lezioni sulla storia del regno sono estremamente affascinanti per me. Se non approfondisco la conoscenza del passato, come potrò guidare il mio popolo verso un futuro radioso? Indeed. È una filosofia ammirevole, Vostra Altezza. Gli abitanti di queste terre sono fortunati ad avere una sovrana saggia e gentile come voi. E per me è un privilegio potervi offrire i miei modesti servigi. Lei è troppo buona, professor Albridge, insomma quello lì. Sono felice di averla come insegnante. Se. Ah,
Oh cielo, si sta facendo tardi. Good day. Non dimenticate i compiti per casa, vostra altezza. Farewell. Certo, professoro. Ah, Oh, Therese. ciao Teresa. Yes. Do you have Anche a tu hai una question domanda for per me? No. Io no, è che... buona giornata, professore. E se ne va. Hmm? E insomma, dopo questo parietto possiamo andare anche a fare la... sì. Cioè, possiamo solo parlare... sì, pazienza, io salverei così almeno siamo più tranquilli e che se succede qualcosa succede. Bene, adesso assisteremo a una bella scenetta. Andiamo pure di qua. Entriamo. It's me, Cyrus. Buongiorno, mi chiamo Albridge Cyrus Albridge. Vorrei consultare gli archivi speciali. Oh, professore Albridge, oggi sembra più impaziente che mai. Ho sentito che la facoltà ha ricevuto in dono una copia dell'ordine della Sacra Fiamma, cronache complete. Attendevo con ansia questo momento. I see. Lei è persino più aggiornato di noi, bibliotecari. Mette una firma qui? With pleasure. Certamente. Con l'immenso piacere. Qualcosa non va? Actually, Lei è considerato il luminare più brillante dell'Accademia Reale. Ma quando parla di libri sembra frastornato, come uno scolaretto. La sua osservazione mi coglie alla sprovvista, ma è vero, immagino di essere come un bambino affascinato da un nuovo giocattolo. Mi solletica il solo pensiero di acquisire nuova conoscenza. I see. Chiaro, l'espressione sul suo volto la dice lunga. Sembrerebbe tutto in ordine. Comunque si goda la sua ricerca di conoscenza, professore. Many thanks. E molte grazie, e lo farò senz'altro. What have we here? È strano. Il topo sembra sparito nel nulla. Che qualcuno l'abbia riposto sullo scaffale sbagliato? Non è neanche qua. An interesting Solo pochi dilemma. eletti hanno accesso agli archivi. Mi sembra improbabile che il loro sia stato perso o rubato. Che libro? Professor Albright. Il lettore vorrebbe vederla immediatamente. Ah, proprio ora? Posso chiedere una cortesia? E di chi si tratta? The truth Il is... topo di cui le parlavo poco prima sembra sparito. Potrebbe rintracciarlo? I see. Sparito? Mi mette subito a cercarlo, professore. Many thanks. Molte grazie, mia cara. Cyrus Albright, by your request, sir. Do enter. My apologies for summoning you on such short notice. How might I be of assistance, Headmaster? That treatise on arcane studies you published. What in the gods' names were you thinking? Sir? I do believe I made my hypothesis perfectly clear.
I'm not talking about your hypothesis. You went out of your way to cite one of the texts in our special archives. The knowledge housed in those tomes is the Royal Academy's greatest treasure. It is not to be divulged to the public at your whim. Laying it bare in one of your silly papers is out of the question. I am fully aware of the value of those tomes, Headmaster. It is for that very reason I would share the knowledge with my peers. You are to share nothing! That wisdom is for the Academy and the Academy alone. But that goes against everything. Enough, Cyrus! Even my best argument is sure to fall on deaf ears. The Headmaster sees knowledge as a medal or precious stone, something to be appreciated by its rightful owner alone. Knowledge is power, and power is to be hoarded. An unfortunate attitude, indeed. My sincere apologies, Headmaster. It won't happen again. Is there anything else you need of me? That is all. You may go. Wait. There was one last thing. Sir? I heard the Special Archives will be closing early today. If you have research to do there, I would do so quickly. Good gods. It's as if he enjoys watching me suffer. Thank you for your concern, Headmaster. In that case, I'll be on my way. Certo che disegnare con gli occhi rossi di fuoco lo rende particolarmente... Sì. Excuse me. What's the matter? Hmm. Um. Che voleva? Me lo ricordo, scusate, per un po' di tempo. Allora, vediamo cosa dobbiamo fare adesso. Dobbiamo andare lì in biblioteca. Io risalverei, che avrei fatto un altro pezzettino. Andiamo a salvare qua, così almeno... Sì. Sale sul livello 1. Beh, siamo messi bene, dai. Ma porca vacca. 36 ore, va bene. Andiamo. Can I help you? A moment of your time. My apologies. Say it is not so. Actually, Professore, quei documenti sono destinati alla consultazione, non possono lasciare gli archivi. Teniamo traccia di chiunque entri o esca e l'accesso è estremamente riservato. È altamente improbabile qualcuno possa averlo rubato. Che qualcuno? Oh! Una cripta impenetrabile e un tomo scomparso. Sembra che abbiamo per le mani un vero mistero. E i misteri del mondo attendono solo di essere risolti. Arriva Sherlock Holmes. O almeno credo. Da buon erudito, lei non è d'accordo? Se di furto si tratta, suggerirei di affidare le indagini alle guardie di palazzo. Ma immagino lei non sia intenzionato ad arrendersi prima di aver chiuso il caso. Indeed! Può dirlo forte, sa? È un'abitudine di vecchia data.
Quando mi imbatto in un enigma non ho pace fin quando non riesco a trovare una soluzione. I see. Beh, lungi da me intralciare il suo lavoro. Essere un genio ha i suoi lati negativi. Leave it to me. L'ho già sentito dire e non intendo negarlo. Non si preoccupi, ritroverò quel tomo in un batter d'occhio. Take care. Grazie, allora buona fortuna per le sue ricerche. E se ne va. Time to do some research. A quanto pare è ora di indagare. Se indaghiamo. Allora, da dove potrei iniziare le ricerche? Forse dovrei chiedere a Mercedes dove si trovano le chiavi della biblioteca. La guardia all'ingresso principale dovrà pur sapere chi è entrato nella biblioteca e lo stesso vale per i miei colleghi eruditi. Se questo è il caso, forse dovrei fare 2 chiacchiere con il rettore. Dunque, una delle specifiche abilità di Cyrus è valutare le persone per ridurre le nuove informazioni. Ok, quindi se noi facciamo così abbiamo solo quella, non è che abbiamo tante cose. Valuta. Allora, vediamo. Sì. Testimonianza. Ovvio che ho una chiave degli archivi. E no, non ero appisolato. Stavo solo riposando gli occhi. Ad ogni modo, dove sarebbe il problema? Che razza di stupido ruberebbe un tomo di nessun valore? Beh, lo dici te che non ha valore. Davvero interessante. La situazione della guardia. Ok, queste sono informazioni che abbiamo accolto. Ce ne sono altre da valutare. Vediamo un po'. Allora, vediamo un pochino. Testimonianza. La chiave degli archivi? Oh, io non ce l'ho. Ma non mi sorprende che qualcuno abbia rubato un tomo, considerato il loro valore. Anch'io ho parecchi debiti di gioco, quindi comprendo la tentazione. Cioè, vedete la differenza di prospettiva, diciamo che la guardia diceva che non aveva nessun valore, questo qui dice che ha un gran valore. Sì, la situazione di Russell. Sono cose così, insomma, sia. Andiamo di valutare anche la signorina qua. Allora, vediamo un pochino, va, questo lo leggo io. Testimonianza, solo il rettore Yvonne e la guardia all'ingresso hanno una chiave degli archivi della biblioteca. Davvero interessante. Ok, adesso io penso e credo sia rimasto soltanto il rettore, a quanto pare. E devo andarlo a cercare, ma che non ci sia una signora qua, no. Proviamo ad andare a vedere se è vero. Però mi sembra che dica qua, forse mi sono confuso, vediamo un po' perché effettivamente la verde è qua. Ok. Vediamo un po' di sopra. Il lettore forse qui, sì, infatti. Pensavo fosse là. Ok, valuta. Allora, vediamo un po'. Ecco qua. Testimonianza. Ah. Sei perfettamente consapevole che possiedo una chiave degli archivi speciali, ma non sarei mai così idiota da lasciarla cadere nelle mani sbagliate. Ad ogni modo, è da tempo che non ho motivo di consultare quei vecchi tomi. È testimonianza. Ok, davvero interessante. La situazione del territorio. Ok. Possiedi una chiave, ma la può. Ok, mi ha fatto leggere. Splendid. Queste dovrebbero essere tutte le informazioni necessarie per risolvere il caso. E dunque, chi possiede la chiave dell'archivio direttore? È la guardia. But of course. Solo il rettore e la guardia possiedono le chiavi degli archivi. La guardia si è addormentata e il rettore è uno stronzone. Beh, siamo a posto, dai. A chi appartiene la chiave usata per aprire gli archivi? Penso più alla guardia che si è addormentata. La chiave del rettore è custodita nel suo ufficio. Inoltre lui non ha messo piede negli archivi per tutta la giornata. D'altro canto, la guardia ha manifestato comportamenti sospetti, giungendo persino ad addormentarsi durante il turno. Che non si fa, Oh. Sebbene è fin troppo semplice sottrarre la sua copia della chiave. Sarebbe. Un attimo. E se il responsabile fosse proprio la guardia?
No. No, non avrebbe un valido movente. Deve essere qualcuno che conosce il vero valore dei volumi custoditi negli archivi. Infatti quello dice che non valevano un cazzo. In altre parole, il colpevole è quasi certamente un erudito. Lui ha manifestato interesse nel dire che se uno avesse avuto debiti avrebbe tratto fortuna nel vendere questa cosa. E a maggior ragione qualcuno che abbia accumulato un enorme debito di gioco. Which means that... Quindi il colpevole non può essere che altri che lui. E di conseguenza il colpevole è Russell. Yes. Sì, direi che è una logica inattaccabile. Shall we begin? Ora non resta che trovare Russell e costringerlo a confessare i suoi crimini. Sì, proprio, basta dirglielo. Pare che al momento svolga le sue ricerche nel sottosuolo. Now then. Forse è tempo che anch'io torni a compiere ricerche sul campo. Bene, bene, finalmente. E così ho assunto l'impegno di indagare su questo erudito sospetto. Vuoi venire con me, vero? O neanche tu sai resistere al richiamo della curiosità? Ma i misteri esistono solo per essere risolti e è importante tenerlo sempre in mente. Ecco che ricomincio. Dovrai arginare i miei sproloqui se vuoi aver salve le orecchie. Ad ogni modo, ti ringrazio per la disponibilità. Ora è tempo di mettersi all'opera. Scommetto che Russell si trova di sotto nel suo laboratorio. Già riferisce al gruppo togliendo di mezzo l'altro perché per il momento è più adatto, diciamo. E quindi sì, farei così, una bella saveata e siamo a postolo. E direi che magari ci fermiamo qua, così andiamo direttamente nel dungeon nel prossimo episodio, così entriamo in azione, nel vivo dell'azione, e non vedo l'ora perché c'è delle cose da fare, quindi insomma sia autosalvato, comunque qui c'è uno scrigno se non ricordo male, molto interessante da prendere, eccolo qua. È interessantissimo, è curativo che ce l'ha unificato perché siamo pieni, mi sembra giusto, no? Va bene ragazzi, dai, ci fermiamo qua, per questo video è tutto. Vi invito come al solito a lasciare un like e un commento, se vi piace la serie appunto fammi sapere nei commenti cosa ne pensate. Per adesso vi saluto da Shiva, ciao ciao!